Nel Vangelo di Giovanni il Signore dice: ma io vi dico, sta parlando con gli apostoli, e mi sta anche dicendo bevi un po' che c'è la gola secca, quindi scusate un attimo. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito, parola greca che significa consolatore. Cioè deve venire una consolazione a chi? Alla sofferenza dell'umanità. Quindi Cristo ci promette una consolazione. Qual è la consolazione? La verità. Io sono la via, la verità e la vita, perché dove non c'è verità c'è morte. Infatti cosa dice Cristo della società di quel tempo? Lasciate che i morti sotterrino i loro morti. Un essere umano non cosciente, anche se biologicamente vivo, morto, non determina da sé nessuna vera creatività, nessuna vera emancipazione. Allora, se invece me ne vado, io lo manderò a voi. Poi dice altre cose, poi dice: molte cose ho ancora da dirvi. Quindi il Signore 2000 anni fa non ci ha potuto spiegare delle cose perché era una società agropastorale, non aveva la scienza. Ma per il momento non siete capaci di portarne il peso, cioè non mi capireste. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, che può venire perché Lui va via, questo Spirito ci guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, non è una conoscenza che ha Lui, lo Spirito di verità, ma questo Spirito di verità rivelerà ciò che gli è stato detto, quindi è un tramite, è un ponte tra noi e la fonte che ci deve rivelare la verità. Non solo ci dirà la verità, addirittura ci annuncerà le cose future. Quali sono le cose future? I progetti che Dio ha per noi, perché Dio è una persona. Quando ho detto questa cosa, qualcuno si è scandalizzato. Ma scusate, non ha detto Dio, ecco io vi faccio a mia immagine e somiglianza, e poi lo ridice, prima dice a nostra immagine e somiglianza, parla al plurale. Quindi c'è un singolare e un plurale, perché in realtà Dio era il capo di un gruppo che ha creato l'umanità, ma non è che l'ha creata con un colpo di bacchetta magica come Sylvan, l'ha creata attraverso un atto scientifico, cioè un progetto scientifico. Questo spirito di verità ha avuto un primo interprete, cioè qualcuno che ha ascoltato e ha ripetuto, che è stato il mio padre spirituale, Eugenio Siragusa, che è stato il maggiore strumento umano in cui è avvenuto il compimento della profezia del Consolatore promesso. I messaggi che Eugenio Siragusa ha ricevuto dagli esseri solari, o esseri di luce, se vogliamo chiamarli così, sono un compendio di scienza cosmica inarrivabile, e non ve lo dico da ricercatore. Io ho girato il mondo e giro il mondo da 35 anni, ho conosciuto i maggiori ricercatori mondiali, i grandi contattisti li ho studiati tutti, nessuno manco si avvicina alle vette sublimi della conoscenza che è stata rivelata attraverso Eugenio Siragusa, e poi successivamente in una forma, diciamo, più orientata verso l'aspetto profetico nel suo figlio spirituale, stimatizzato e contattista Giorgio Bongiovanni. Quindi gli extraterrestri, perché Eugenio era un contattista, che stanno visitando la Terra, non sono altro che gli angeli di biblica memoria, collaboratori e protagonisti della realizzazione del progetto divino. Cosa dice Gesù in un passo del Vangelo? Venite benedetti dal Padre mio, sta parlando con gli eletti, prendete possesso del regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Cioè quando Dio e con Lui tutti quelli che erano i Suoi collaboratori hanno creato l'umanità, come qualsiasi progettista aveva uno scopo, aveva un fine. Un ingegnere non fa un'automobile, poi vediamo che ci faccio, se ci taglia il salame, ci lava i panni. L'oggetto che l'intelligenza assembla, pensa e costruisce, ha sempre una funzione, uno scopo. Siccome Dio è una persona, ha fatto un progetto e aveva uno scopo per il soggetto del suo progetto. Ma Dio non è un credo, è un'entità reale, è un'entità vera, che interviene sempre nella storia umana quando il nostro libero arbitrio ci devia
dallo scopo che lui ha deciso. Quindi noi abbiamo sì libero arbitrio, ma attraverso dei paletti che sono il progetto di chi ha generato questa realtà. Cioè noi non abbiamo il potere di uscire dal progetto che Dio ha deciso. Quel progetto avrà compimento. L'unica possibilità che abbiamo è uscire dallo scopo del progetto, cioè l'infelicità, la dannazione cosiddetta, che poi in termini reali significa varie cose che noi andremo a vivere sia spiritualmente, sia animicamente, sia fisicamente. Perché comunque qualsiasi cosa accada all'essere umano, i tre aspetti trini della nostra natura vengono sempre coinvolti.